traccia di Dark Matter Energy! È la quarta nave da guerra Dead Shadow! È l'Arcadia! Buongiorno viaggiatori, è martedì! Siamo già dentro da ringhio, ragazzi! Allora, stamattina facciamo una cosa fatta benino. Cominciamo a smontare e svuotare tutta la parte della dinetta. Andiamo a vedere se il nostro vano tecnico ha ragione di esistere, anche perché dovremo andare a lavorare qui sotto, lì sotto dove vedete quel coperchio bianco, che è l'alloggiamento alloggi delle due batterie per l'avviamento motore e la batteria servizi, perché la cosa bella che non sapete di questo fantastico OM314, che ha due batterie da 12 volt, nel momento dell'accensione lui switcha, mette in serie le due batterie per fare 24 volt, accendere il motore, perché sai, un 3008 diesel, capite, leggerino di compressione, e poi le risepara e rifà funzionare l'impianto 12, quelle cose semplici, capito? E niente, adesso svuotiamo tutto e vediamo un attimino cosa salta fuori. Dopo 2 secondi di incasinamento ci dovremmo essere. Allora, batteria alloggiata, siamo perfetti, abbiamo anche un centimetro di margine, quindi siamo tranquilli. Come posizione mi piace. Noi dobbiamo andare a prendere tutto il rozzone di sti cavi qua, che sono tutta la parte, diciamo, della batteria servizi, farli entrare qua e dopodiché qui faremo il nostro cablaggio. Mi piace questa cosa dei due vani, uno perché riusciamo a farlo molto aerato, perché qua andremo a aprire le varie, diciamo, aperture per la reazione, però abbiamo tutto l'impianto batteria, qua faremo tutta la parte dei bus bar, spero ci stia già il DC to DC, e da questa parte andremo a mettere l'inverterone e il regolatore dei pannelli, in modo da avere tutto il quadro tecnico giù, e sopra rimane solo la centralina di comando, che di fatto è la deviazione per accendere le luci, la pompa dell'acqua e via discorrendo. Mi piace questo discorso. Adesso mi faccio 2 calcoli di tratte, perché noi dobbiamo andare a prendere il meno dall'altra parte e portarlo di qua e deviare tutti i più che ci sono. Dovremo fare un attimo di calcoli di cavi, perché se non vado errato con tutte le cose in questo momento ho tutto in testa. Parliamo di cavi da 35 mmq su il meno, soprattutto per quanto dovrà andare a gestire la tratta, diciamo, dell'inverter, che è quella la vera rogna. Dopodiché andremo a ragionare se ci servono 25, 16 o tutto il resto per quanto riguarda invece il DC to DC. So che basta un 16 mmq, è più che sufficiente, perché andremo a montare un Orion della Victron o un 18 o un 30, quindi con un 16 mmq siamo comodi, e dovremo arrivare dal più della batteria motore in modo da arrivare in qua. Perfetto. Adesso facciamo qualche calcolino e vedo cosa ho in magazzino. Se non ho in magazzino comincio a smontare cavi e andiamo al limite a prendere i pezzi che ci mancano. Perché che belle cose quando apri sti uovi di Pasqua. Allora, abbiamo già sezionato l'impianto fotovoltaico che avevo fatto io per far muovere tutto con il mio vecchio PRS 300, che andremo comunque a recuperare perché ha una buona curva di ricarica anche per la litio. Dobbiamo andare a lavorare là in mezzo, ragazzi, che è la vecchia centralina dove c'è tutto il trasformatore, il caricabatterie. Dobbiamo eliminare per quanto possibile tutto il discorso del caricabatterie, dovremo andare a ricablare tutta questa parte qua, lasciando solo le cose che ci servono, in modo che tutto il resto sia gestito dal quadro elettrico che andremo a costruire qui sopra, e qui sopra invece rimarrà solo le varie attivazioni con i pulsanti. Dai pur! Lavorando con queste cose, ragazzi, nastro isolante, perché i pannelli, tenete conto che in questo momento erogano a vuoto, d'accordo? Quindi anche il più e meno dei pannelli è importante isolarli, perché se noi andiamo a toccarli, per quanto bassa ci sia di corrente, parliamo di 2 pannelli a 50 watt, non è che facciamo dei danni disumani, però perché andare a bruciare i pannelli? Quindi la prima cosa, quando cominciate a lavorare soprattutto su queste cose, staccate chiaramente subito i pannelli prima di staccare la batteria, dopodiché
i vari cablaggi che ci sono in uscita dai pannelli andate a isolarli, così almeno potete lavorare tranquillamente e siete sereni che grossi danni non li fate. Keep dancing with the devil, but it is a lullaby. Non c'è male. Allora, guardate il bambinello, questo qua ragazzi era il vecchio caricabatterie deviatore switch, o per l'epoca ragazzi. Questo camper, se non vado errato, è stato allestito nel 94, era sicuramente una gran figata. Adesso è una roba da 27 quintali che non finisce più. Allora, siamo arrivati intanto a una cosa principale. Abbiamo tutto il cablaggio adesso della pulsantiera, abbiamo eliminato staccando, avete visto il caricabatterie, la batteria servizi è già chiaramente isolata. Ora dobbiamo un attimo fare pace coi cavi, cioè nel senso cerchiamo le cose che ci interessano, le cose che non ce ne fregano assolutamente un cacchio, e andiamo a riragionare, perché di tutta questa fusibiliera rimarranno di fatto validi solo i pulsanti. Ora mi rimetto un attimo in tribolo, che così cerco di capire, anche perché le tratte partono da qua, vanno qui dentro, scendono lungo questa canalina e da là sotto rientrano lì. Noi invece dovremo deviarle per farle entrare chiaramente da questa parte. Ora mi rendo un attimino conto dei cavi, continuo ad aprire, sbudelare, cioè ragazzi ogni volta capite qualcosa in un camper che ha dell'età, guardate qui, io non lo so, cioè polvere, che belle cose, come cominciare bene la giornata, capite? Meno male che oggi c'è anche il sole, anche perché sto cercando di fare ragazzi tutta questa cosa per riuscire ad avviare la parte principale dell'impianto elettrico. Siccome noi qui abbiamo già il nostro cinesino, lo vedete là sotto, magari lavoriamo al caldo, quindi almeno la prima cosa da fare era questa qua. Ora mi metto un attimo qui e vedo se riesco ad andare un pochino avanti, riuscire a tirare giù tutte le tracce di tutta la mandata principale e poi ci guardiamo. Io ogni volta mi stupisco dei chilometri di cavo che aspetta, perché ce n'è un po' anche lì. Allora siamo arrivati finalmente ragazzi a ciò che ci serve della centralina e ciò che ci serve come pulsantiere. Come vedete ragazzi, rispetto a prima è una bella differenza, anche perché cercheremo di rendere molto più semplice l'impianto elettrico, non per questo meno protetto, anzi molto più protetto, ma più è semplice, più è facile andarci a mettere le mani in caso di guasto o tutto il resto. Quindi noi la cosa principale che dobbiamo fare è una tratta principale da dove è il nostro cuore dell'impianto elettrico, quindi la batteria, che mi porta l'alimentazione direttamente al pannello e mi servirà semplicemente per attivare il generale, che lo abbiamo qua, la pompa dell'acqua che la vedete qua, ed eventualmente il frigo. Riga, altro non serve, cioè abbiamo tutto quello che ci può servire per quanto riguarda i livelli del serbatoio. Basta ragazzi, tutto il resto lo facciamo gestire al nostro quadro sotto. Cominciamo ragazzi a dividere gli impianti e soprattutto scollegare la vecchia batteria servizi da dove era, in modo da avere un pochino più il quadro generale della situazione in mezzo a tutto sto cavame, anche perché questi cavi, soprattutto il giallo e il rosso, sono quelli che mi danno alimentazione all'impianto elettrico che avete visto sopra. Dovremo farli passare di qua e arrivare nel nostro vano tecnico. Adesso mi metto qua un attimino che dividiamo un pochino tutto sto paciugo infernale che non finisce più. Ok. Per oggi di casino ne abbiamo fatto, cioè tanta roba. Siamo riusciti a dividere praticamente quasi completamente gli impianti e almeno un'idea bene di tutte le tracce di cavo. Oh, bene, bella
riassetto un attimo perché è veramente esplosa una bomba. Vado a montare il tutto, ci vediamo stasera e ci vediamo domattina. Perfetto, a domani.